Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Io sono Clelia e oggi rispondo a una domanda che mi viene posta spesso: come fai a visitare così tanti musei quando viaggi? Ho messo insieme alcuni dei trucchetti che ho imparato in questi anni grazie alla mia esperienza di lavoro per entrare nei musei gratis sia in Italia che all'estero. Banale ma sempre utile, prima cosa da fare è visitare il sito o i social del museo che volete scoprire. Lì troverete tutte le eventuali agevolazioni e le gratuità. Spesso ci sono delle agevolazioni, come è noto, per gli under 18, gli over 65 o gli under 25. Alcune volte però queste possono essere legate anche alla professione, nel caso di studenti universitari o di docenti. Sul sito del museo potrete trovare anche delle aperture straordinarie con eventuale gratuità. Ne è un esempio il Museo del Novecento a Milano, dove tutti i martedì pomeriggio dalle 14 l'ingresso è aperto e gratuito per chiunque. Un altro esempio sempre a Milano sono i musei civici, dove potete entrare gratuitamente tutti i giorni un'ora prima della chiusura. In generale, ogni prima domenica del mese è possibile visitare gratuitamente i musei statali delle nostre città. L'iniziativa si chiama Una domenica al museo e aderiscono anche alcuni dei musei civici, quindi quelli legati al comune. Ma come fare per capire quali sono i musei aperti gratuitamente la domenica? Troverete in info box un link con le informazioni utili per scoprirlo. Un'altra occasione per entrare gratuitamente o quasi è quella della Notte dei Musei, che vi dà la possibilità di visitare il museo in compagnia di amici durante la sera ed è un'ottima occasione per chi lavora durante tutto il resto della giornata. Vi sono anche altre iniziative che vi permettono di entrare gratuitamente durante l'anno nei musei. Una di queste sono le giornate europee del patrimonio. In realtà ce ne sono anche molte altre legate alle singole città, come può essere, ad esempio, le Vie dei Tesori a Palermo. Ecco finalmente il primo vero trucchetto per poter visitare gratuitamente le mostre temporanee, che sono spesso anche le più care. Consiste nel partecipare alla conferenza stampa o all'inaugurazione della mostra. Solitamente la conferenza stampa viene organizzata la mattina della stessa inaugurazione, quindi il giorno prima dell'apertura al pubblico. Per poter partecipare non abbiate imbarazzo, anche io le prime volte avevo paura che mi chiedessero i miei dati personali. Così non è, può partecipare praticamente chiunque. Queste sono occasioni d'oro per approfondire il tema della mostra, ma al tempo stesso per scambiare due chiacchiere con persone interessanti. Quindi il consiglio che mi sento di darvi è quello di appuntare in agenda tutte le date di apertura e quindi di inaugurazione e conferenza stampa delle mostre del vostro museo preferito e di tenervi sempre aggiornati così da essere presenti. Il prossimo consiglio è rivolto agli studenti di storia dell'arte. Come sappiamo, già in molti musei si può entrare gratuitamente, però come fare per entrare davvero ovunque gratis? Ci viene incontro l'ICOM. Facendo la richiesta per l'iscrizione all'associazione al costo di 45 € avremo la possibilità di poter accedere nella maggior parte dei musei del mondo davvero a costo zero. Ma come fare per ottenere la tessera ICOM? Non preoccupatevi, in info box troverete tutti i link e le informazioni utili per fare l'application. Un altro modo per poter usufruire di agevolazioni o riduzioni quando siete in viaggio nella vostra stessa città è quello di acquistare una card legata alla città. Questa vi permette di entrare gratuitamente o quasi in alcuni dei musei o a partecipare ad eventi particolari. In linea di massima io non sono sempre favorevole a queste card, però c'è da dire che sono di grande aiuto se volete visitare tanti musei in un'unica occasione. Un esempio che secondo me funziona molto bene è l'abbonamento ai Musei della Lombardia, che vi permette durante l'arco di un anno di accedere gratuitamente a tutti i musei che fanno parte appunto dell'elenco dei musei Lombardia. Con l'estero si apre letteralmente un mondo a parte, infatti molto dipende dalla città che andrete a visitare. Dalla mia esperienza vi posso dire che esistono tre diversi modelli di città. Il primo è quello di città come Londra, dove i musei sono tutti gratuiti, o almeno per la maggior parte. Potrete visitare infatti musei come la National Gallery, il British Museum, la Tate Modern o la Tate Britain a costo zero. In questi casi quindi non è difficile organizzare un viaggio con la possibilità di visitare straordinari musei ricchi di grandi capolavori. All'opposto il secondo modello è quello di città come Vienna o Oslo, ricche di musei interessanti, ma dei prezzi spesso molto alti. In questi casi bisogna organizzare bene il proprio viaggio prima della partenza e, se si vuole, anche acquistare una di quelle card di cui avevamo parlato prima. È capitato ad esempio a me nel caso appunto di Oslo. Il terzo modello intermedio è quello di città come Monaco di Baviera, dove ogni prima domenica del mese potete accedere ai musei al costo soltanto di €1. Musei che accolgono grandi capolavori di Leonardo, Van Gogh, Monet e Picasso, ma che solitamente hanno dei costi del biglietto molto alti.
alti. Vi consiglio quindi in questi casi di programmare prima della partenza il vostro viaggio, se avete la possibilità, e di sfruttare queste agevolazioni per poter accedere gratuitamente o quasi all'interno dei musei. Un ultimo consiglio che mi sento di dare agli studenti se volete viaggiare all'estero è quello di richiedere prima della vostra partenza la carta ISIC, che vi permetterà di avere delle agevolazioni e al tempo stesso di poter entrare alcune volte gratuitamente all'interno dei musei. Trovate il link nell'info box in descrizione. Quindi vi consiglio sempre di programmare il vostro viaggio anche in funzione, dove è possibile, delle riduzioni o delle gratuità di ogni specifica città. Un'altra opportunità che avete è quella di seguire questo canale, dove cercherò per ogni città che racconto di spiegarvi come è possibile fare. In questo video ho riassunto tutti i trucchetti che conosco sulla base della mia esperienza per poter entrare gratis o quasi nei musei in Italia e all'estero. Se anche voi ne conoscete degli altri, scrivetemelo nei commenti. Infine, se questi consigli vi sono stati utili, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e condividetelo con gli amici.